Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la borsa in raffia che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato in raffia. Io ho scelto il filato Swan Round di casa 3 Sfere nella variante Blue Navy. Lavorerò il progetto con un uncinetto numero 3. Servirà un marcapunti, ago da lana e forbici. Direi che siamo pronti per iniziare. Dobbiamo realizzare due pannelli identici di forma circolare. Per farlo realizziamo un cappietto iniziale e montiamo 5 catenelle. Le chiudiamo in cerchio nella prima effettuata con una maglia bassissima. Ora ci alziamo con 3 catenelle e realizziamo all'interno di questo cerchietto 11 maglie alte. Contando poi anche le 3 catenelle avremo un totale di 12 maglie alte all'interno del nostro cerchio. E ci chiudiamo nella terza catenella con una maglia bassissima. Inizieremo il secondo e tutti gli altri giri o con 3 catenelle direttamente oppure realizzando una catenella, entrando nel primo punto disponibile con una maglia bassa, realizzando una seconda maglia bassa prendendo la asolina più lontana dall'uncinetto dello stesso punto e replicando una terza volta, quindi un altro punto basso al di sopra. Ci alziamo quindi con 3 catenelle o con questo metodo e iniziamo il nostro giro di aumenti. Come ben sapete, il primo giro va realizzato interamente di aumenti, quindi ad ogni punto andranno realizzati 2 punti. Se abbiamo 12 punti, nel giro successivo dovremmo averne 24. Dopodiché, sempre con questo metodo per alzarci, dovremmo andare a aumentare sempre di più il nostro cerchio, nel mio caso fino a raggiungere un diametro di 34 cm. Naturalmente la disposizione degli aumenti varierà un pochino, quindi avremo il terzo giro con una maglia alta ed un aumento, una maglia alta e un aumento, quarto giro, 2 maglie alte, un aumento e così via. Raggiunto il mio diametro di 34 cm, ho realizzato un giro di bordatura a maglia bassa, continuando però a rispettare gli aumenti. Nello specifico sono arrivata a realizzare 9 maglie basse in questo caso e un aumento, 9 maglie basse e un aumento per tutto il mio giro. Ho realizzato naturalmente 2 pannelli identici, eccolo qua, e procedo adesso alla realizzazione del giro borsa. Per strutturare il nostro giro borsa dobbiamo prendere un paio di misure. Innanzitutto individuare la circonferenza del nostro pannello principale. Per farlo dobbiamo moltiplicare il diametro ottenuto per 3,14. In questo modo otteniamo la circonferenza precisa del nostro pannello, dei nostri 2 pannelli, e da questa circonferenza dobbiamo sottrarre un terzo, perché io voglio andare a realizzare un'apertura di borsa che corrisponda ad un terzo della mia circonferenza. Quindi circonferenza totale diviso 3, il numero che otteniamo lo sottraiamo alla circonferenza totale. Io ho 71 cm. Devo quindi realizzare un pannello che sia lungo 71 cm nel mio caso e largo quanto voglio poi ampia la mia borsa. Nel mio caso circa 11 cm, 10-11. Realizzo quindi una catenella iniziale di tante maglie quante me ne occorrono per arrivare a circa 10 cm. Al numero di catenelle ne aggiungo 3, filo sull'uncinetto, entro nella quarta dallo stesso e realizzo il mio ritorno a maglia alta. E così procedo in righe di maglia alta una sull'altra fino a raggiungere la lunghezza che desidero, nel mio caso appunto 71 cm. Terminata la realizzazione del mio pannellino giro borsa, ho realizzato anche una bordatura
di maglia bassa esattamente come per i pannelli circolari. A questo punto devo assemblare il giroborsa a uno dei pannelli. Metto dritto contro dritto, prendo un punto qualunque del mio cerchio e passo il filo, una catenella, e inizio ad incorporare con maglie basse, punto su punto, il giroborsa al mio pannello principale. Entro in tutto il punto, prendo tutto il punto del giroborsa e realizzo una maglia bassa. Punto successivo, prendo il punto completo di entrambi i miei due pannelli, maglia bassa. In questo modo incorporo tutto il giroborsa al primo pannello e successivamente allo stesso modo incorporo anche il secondo. Sistemato tutto il nostro corpo borsa, ci occupiamo dei manici. Ho tagliato 9 segmenti di raffia lunghi 90 cm e li ho annodati tutti quanti insieme, naturalmente uno per manico, quindi in totale ho tagliato 18 segmenti da 90 cm. A questo punto, tenendo ben salda da qualche parte la nostra base, quindi anche mettendo sopra un libro ad esempio, dividiamo in sezioni da 3 i nostri segmenti e iniziamo a realizzare una classica treccia fino alla fine. Lasciamo altri 5-6 cm di margine e realizziamo un nodo finale. Una volta ottenuti i nostri due manici, andiamo semplicemente a annodarli all'altezza che desideriamo. Possiamo lasciarli un po' più corti e quindi allargarli, oppure più lunghi, quindi un indosso a spalla, accorciando la distanza tra le due estremità. In questo modo semplicemente annoderemo le nostre estremità con il corpo principale e taglieremo via i fili in eccesso. E la nostra borsa è pronta, sicuramente super capiente ed anche abbastanza rigida. Io ho deciso di non foderarla, di non mettere nulla, proprio per avere più indossi possibili. Possiamo utilizzarla in città mettendo anche magari al suo interno un semplice organizer, in modo da dare anche un minimo di rigidità alla nostra borsa. Ovviamente io adesso ho sotto mano questo di un altro colore, ma potrete naturalmente sceglierlo del colore che preferite oppure ton sur ton, in modo da dare una piccola struttura alla vostra bag, come vedete, oppure privarla di questo tipo di supporto e utilizzarla semplicemente come una borsa anche da spiaggia. Se non la caricate troppo di oggetti pesanti, non dovrebbe neanche sformare, perché la raffia, per quanto sia leggerissima, ho utilizzato 200 grammi di filato per realizzare questo progetto, sicuramente ha comunque un minimo di struttura. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Se vi va di supportare il canale o di offrirmi un caffè, vi invito a cliccare qui sotto nell'icona grazie per mettere in evidenza con una piccola donazione un vostro commento. Io vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.